E ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Se siete nuovi, un caloroso benvenuto a bordo. Spero che vi piaccia il contenuto e vi iscriviate. Per chi mi segue già, un mega abbraccio e grazie per il vostro supporto continuo. Siete fantastici. Oggi, ragazzi, parliamo di un argomento molto interessante. Un gossip che ha fatto parlare molto in Turchia e che, devo dire, ha suscitato anche la mia curiosità. Il presunto disagio di Neslihan Atagul ai Pantene Awards. Sì, avete capito bene. Cercheremo di capire cosa è successo, perché si è parlato tanto di questo e soprattutto, quali sono i motivi dietro a questa sua apparente inquietudine. Preparate i popcorn, perché vi racconterò tutto quello che ho scoperto, le teorie, le possibili cause e anche qualche mia personale opinione, condita con un pizzico di divertimento. E quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare subito. Dunque, per chi non lo sapesse, i Pantene Awards sono un evento molto importante in Turchia. Si tratta di una cerimonia che premia le donne più influenti nel mondo dello spettacolo, della moda e della televisione. Insomma, un evento glamour dove i riflettori sono puntati su dive, attrici, modelle e personaggi pubblici di spicco. E ovviamente, Neslihan Atagul, una delle attrici più amate e apprezzate in Turchia, non poteva mancare. Lei è diventata famosa a livello internazionale grazie a serie TV come Kara Sevda, Endless Love, che ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Il suo talento, la sua bellezza e il suo carisma l'hanno resa un'icona. Per questo, vederla in un momento di presunto disagio durante un evento così importante ha subito attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Ma cosa è successo esattamente? Beh, durante la serata, sono circolate delle immagini e dei video in cui Neslihan appariva un po' strana, diciamo così. Il suo linguaggio del corpo sembrava comunicare un certo nervosismo, un'apparente insicurezza. Si notavano sguardi persi nel vuoto, movimenti un po' impacciati, un'espressione che non sembrava proprio quella di una persona che si sta divertendo e che è a suo agio. Ovviamente, i media turchi, sempre attenti ai minimi dettagli, hanno subito iniziato a indagare, a fare congetture e a cercare di capire cosa potesse aver causato questo cambiamento. E così sono nate diverse teorie. Alcune delle più accreditate riguardavano possibili problemi personali, stress dovuto al lavoro o forse anche qualche incomprensione con il marito, l'attore Kadir Dulo. Ovviamente, stiamo parlando di ipotesi, di supposizioni, ma è naturale che il pubblico, quando vede un personaggio famoso in difficoltà, cerchi di capire cosa sta succedendo nella sua vita privata. Un'altra ipotesi era legata al suo rapporto con la fama. A volte, la pressione di essere costantemente sotto i riflettori, di dover sempre apparire perfetti, di dover soddisfare le aspettative del pubblico, può essere davvero opprimente. Essere un personaggio pubblico significa accettare un certo livello di esposizione, ma a volte può diventare troppo, e questo può portare a momenti di disagio, di stress e di ansia. Inoltre, non dimentichiamo che i Pantene Awards sono un evento molto affollato, con un sacco di persone, fotografi, giornalisti, e un'atmosfera generale molto intensa. Per una persona timida o introversa, o semplicemente per chi non ama particolarmente i grandi eventi, questo può essere davvero destabilizzante. Magari Neslihan si sentiva semplicemente a disagio in quel contesto, sovrastata dalla situazione, e questo può spiegare il suo comportamento. Un altro aspetto che bisogna considerare è l'aspetto estetico. Come sapete, Neslihan è una donna bellissima e di successo. Ma, a volte, l'ossessione per l'immagine, per l'aspetto fisico, può creare delle insicurezze. Magari lei non si sentiva a suo agio con l'abito che indossava, con il trucco, o semplicemente non si sentiva in perfetta forma, e questo ha influito sul suo atteggiamento. C'è anche da dire che, a volte, le nostre percezioni possono essere distorte. Un semplice sguardo, un piccolo gesto, possono essere interpretati in modo errato, soprattutto se si guarda un video o una foto senza conoscere il contesto. Magari Neslihan era semplicemente stanca, o pensierosa, o magari stava solo cercando di concentrarsi per l'intervista che doveva fare. Non sempre quello che vediamo corrisponde alla realtà. Ma cosa ne pensa Neslihan? Beh, lei non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni, perché, non smentendo né confermando nulla, ha lasciato libero spazio all'immaginazione. In alcuni casi, questa riservatezza è comprensibile. In fondo, Neslihan ha diritto alla sua privacy,
e non è obbligata a rendere conto a nessuno del suo stato d'animo. Tuttavia, questa mancanza di comunicazioni ha anche creato un alone di mistero, e ha fatto sì che il pubblico continuasse a interrogarsi e a cercare spiegazioni. Alcuni fan hanno espresso preoccupazione, altri hanno cercato di difenderla, sostenendo che ognuno ha diritto ad avere i propri momenti di debolezza e che non è giusto giudicare il suo comportamento. È importante ricordare che le celebrità sono esseri umani come tutti noi, con i loro problemi, le loro emozioni e le loro fragilità. Non sono perfetti, non devono esserlo, e hanno il diritto di non essere sempre al top della forma, di non sentirsi sempre a loro agio. E, soprattutto, hanno il diritto di avere una vita privata, lontana dai riflettori. Parlando di Kadir Dulo, suo marito, anche lui è stato coinvolto in questa vicenda. Alcuni hanno notato che, durante l'evento, sembrava un po' distante, o comunque meno presente del solito. Questo ha alimentato ulteriormente le voci di crisi, di problemi di coppia, ma anche in questo caso non ci sono state conferme ufficiali. A volte, i media tendono a ingigantire le situazioni, a creare drammi dove non ci sono, e a dare un peso eccessivo a piccoli dettagli. È importante ricordare che le coppie, anche quelle famose, hanno i loro alti e bassi, le loro difficoltà, e non è detto che un momento di silenzio o di distanza significhi necessariamente la fine di un rapporto. Insomma, il caso di Neslihan ai Pantene Awards è stato un vero e proprio caso mediatico, un argomento di discussione che ha animato i social media e i siti di gossip per giorni. Ma cosa possiamo concludere? Beh, innanzitutto, che non possiamo sapere con certezza cosa sia successo. Non abbiamo prove concrete per affermare che Neslihan fosse davvero a disagio, e anche se lo fosse, non possiamo sapere i motivi precisi. Possiamo solo fare delle ipotesi, basate su ciò che abbiamo visto, su ciò che i media hanno riportato, e sulle nostre personali sensazioni. Ma è importante essere cauti, non trarre conclusioni affrettate, e rispettare la privacy di Neslihan. In secondo luogo, questo episodio ci ricorda che la vita delle celebrità non è sempre come appare. C'è un lato oscuro della fama, fatto di pressione, di stress, di ansia e di continue aspettative. Ed è importante, come pubblico, essere consapevoli di questo, e non giudicare in modo superficiale e affrettato. Infine, questa storia ci insegna che ognuno di noi ha diritto a avere i propri momenti di debolezza, di fragilità, e che non è necessario apparire sempre perfetti e impeccabili. Essere umani significa anche questo, avere delle emozioni, avere delle difficoltà, e non aver paura di mostrarle. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. So che le speculazioni sono tante, ma mi sono basato su ciò che ho visto e su ciò che ho letto in giro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete altre informazioni, se siete d'accordo con le mie ipotesi, o se ne avete delle diverse. Sono super curioso di leggere i vostri pensieri. E quindi, direi che abbiamo esplorato i misteri dietro al presunto disagio di Neslihan Atagul ai Pantene Awards. Spero vi siate divertiti a seguire questa analisi. Ricordate, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio e ciao. Trattino. E allora, ragazzi, riprendiamo il discorso. Come avete sentito, abbiamo toccato un argomento che ha fatto tremare il mondo del gossip turco. Il presunto disagio di Neslihan Atagul durante i Pantene Awards. Ma non fermiamoci qui. Approfondiamo ulteriormente questa storia, analizziamo le possibili implicazioni e cerchiamo di capire, con più dettaglio, cosa potrebbe esserci dietro a quel comportamento che tanto ha fatto discutere. ***, un evento chiave. I Pantene Awards ***. Come ho detto prima, i Pantene Awards sono un evento di grande rilievo in Turchia. Sono molto più di una semplice cerimonia di premiazione, sono un'esibizione di stile, eleganza e, ovviamente, di potere nel mondo dello spettacolo. Le donne nominate e premiate sono spesso icone, figure di riferimento per molte persone, e la loro presenza è un segnale di successo e influenza. La serata dei Pantene Awards è quindi un'occasione per brillare, per mostrare il proprio lato migliore, per celebrare il proprio talento e, diciamolo, per fare un po' di sana competizione. Le attrici, le modelle e le influencer si preparano meticolosamente, curando ogni dettaglio, l'abito, il trucco, l'acconciatura e soprattutto il modo in cui si presentano. L'immagine è tutto,
E questo aggiunge una pressione enorme a queste figure pubbliche. Neslihan Atagul, un'icona in cima al successo ***. Neslihan Atagul, come ho accennato, è una delle attrici più amate in Turchia, e il suo successo si è esteso ben oltre i confini nazionali. Il suo ruolo in Kara Sevda, Endless Love, l'ha resa una star a livello internazionale, guadagnandosi un seguito di fan devoti in tutto il mondo. La sua bellezza, il suo talento e la sua capacità di incarnare personaggi complessi e affascinanti l'hanno resa una figura ammirata e rispettata. Il suo status di icona, però, porta con sé una responsabilità. Ogni sua apparizione pubblica è scrutata, analizzata, commentata. Il pubblico e i media sono costantemente attenti a ogni minimo dettaglio, cercando segnali, interpretando espressioni e movimenti. Essere sotto i riflettori in questo modo può essere molto intenso, e può creare una pressione costante, che a volte può portare a momenti di difficoltà. Il linguaggio del corpo, la chiave del mistero ***. Durante i Pantene Awards, ciò che ha subito colpito l'attenzione è stato il linguaggio del corpo di Neslihan. In foto e video si notava un'apparente mancanza di entusiasmo, un'espressione che sembrava tradire un certo disagio. Il suo sguardo sembrava perso nel vuoto, i movimenti erano impacciati, e l'atmosfera generale non sembrava quella di una persona completamente a suo agio. Il linguaggio del corpo è un elemento fondamentale della comunicazione umana. Attraverso gesti, espressioni facciali e postura, comunichiamo emozioni e stati d'animo, spesso in modo inconsapevole. Nel caso di Neslihan, il suo linguaggio del corpo ha suggerito nervosismo, insicurezza, e forse anche un certo isolamento. Questo contrastava fortemente con l'immagine solare e carismatica che il pubblico è abituato a vedere. Le teorie. Un flusso di ipotesi ***. Come era prevedibile, l'apparente disagio di Neslihan ha scatenato un vero e proprio dibattito mediatico, alimentando un fiume di teorie e congetture. I media turchi, noti per la loro attenzione ai dettagli e la loro passione per il gossip, si sono subito lanciati alla ricerca di spiegazioni. Problemi personali Una delle teorie più diffuse riguardava possibili problemi personali. Si è ipotizzato che Neslihan potesse stare attraversando un momento difficile nella sua vita privata, magari dovuto a stress, ansia o preoccupazioni. Problemi di coppia Anche le voci di crisi con il marito, Kadir Dulu, sono state alimentate da alcune osservazioni. Il fatto che Kadir sembrasse un po' distante durante l'evento ha sollevato sospetti e alimentato le speculazioni su un possibile malessere nella coppia. Pressione della fama La pressione costante di essere sotto i riflettori. Di mantenere un'immagine perfetta e di soddisfare le aspettative del pubblico può essere molto intensa. Si è ipotizzato che Neslihan potesse sentirsi sopraffatta da questa pressione. Timidezza e introversione Anche la timidezza o l'introversione potrebbero aver giocato un ruolo. I Pantene Awards sono un evento molto affollato e formale, e per una persona timida, questo ambiente può essere molto destabilizzante. Aspetto fisico e insicurezze L'ossessione per l'immagine e l'aspetto fisico può creare insicurezze, anche per le donne più belle e di successo. Si è ipotizzato che Neslihan potesse non sentirsi a suo agio con l'abito, il trucco o la sua forma fisica. Interpretazione sbagliata Non sempre ciò che vediamo corrisponde alla realtà. È possibile che il comportamento di Neslihan sia stato malinterpretato, e che dietro a quello sguardo pensieroso o a quel movimento impacciato ci fosse una ragione diversa. Stanchezza e stress L'agenda di Neslihan, come quella di molte attrici, è fitta di impegni e progetti. È possibile che la stanchezza e lo stress accumulati abbiano influito sul suo atteggiamento durante la serata. Il silenzio di Neslihan, un'assenza significativa Un elemento che ha contribuito a alimentare il mistero è stato il silenzio di Neslihan. L'attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, né ha smentito o confermato le speculazioni. Questo silenzio ha lasciato spazio all'immaginazione, alimentando ulteriormente le congetture e le discussioni. In alcuni casi, la riservatezza è comprensibile. Neslihan ha il diritto di proteggere la sua vita privata e di non condividere pubblicamente i suoi stati d'animo. Tuttavia,
Questa mancanza di comunicazione ha anche creato un vuoto, che i media e il pubblico hanno cercato di colmare con ipotesi e interpretazioni. Asterisco il ruolo di Kadir Dulu, un'ombra di sospetto asterisco. Il marito di Neslihan, Kadir Dulu, è stato coinvolto nella vicenda. Alcuni hanno notato che durante l'evento, Kadir sembrava un po' distante o meno presente del solito. Questo ha alimentato le voci di crisi e di problemi di coppia. È importante ricordare che le coppie, anche quelle famose, attraversano momenti difficili e che non è detto che un momento di silenzio o di distanza significhi la fine di un rapporto. I media tendono spesso a ingigantire le situazioni e a creare drammi dove non ce ne sono, e anche in questo caso, è fondamentale essere cauti e non trarre conclusioni affrettate. Asterisco l'importanza della privacy. Un diritto fondamentale asterisco. Il caso di Neslihan Atagul ci ricorda l'importanza della privacy, anche per le celebrità. Il diritto alla riservatezza è un diritto o fondamentale che dovrebbe essere rispettato, indipendentemente dallo status sociale o dalla professione. Le celebrità hanno il diritto di proteggere la loro vita privata e di non essere costantemente scrutati e giudicati. È importante, come pubblico, essere consapevoli di questo e di non invadere la privacy delle persone famose. Dobbiamo imparare a rispettare i loro spazi e a non fare congetture e supposizioni basate su semplici immagini o video. Asterisco il lato oscuro della fama. Un peso da portare asterisco. Il caso di Neslihan ci mostra anche il lato oscuro della fama. Essere una celebrità significa essere costantemente sotto i riflettori, dover mantenere un'immagine impeccabile e soddisfare le aspettative del pubblico. Questa pressione costante può essere molto pesante e può portare a stress, ansia e difficoltà. È importante che il pubblico sia consapevole di questo e che non giudichi in modo superficiale e affrettato. Le celebrità sono esseri umani come tutti noi, con le loro emozioni, le loro fragilità e i loro problemi. Asterisco conclusione. Cosa impariamo da questa storia? Asterisco. In conclusione, il caso di Neslihan Atagul ai Pantene Awards è stato un evento che ha scatenato un acceso dibattito mediatico e ha suscitato la curiosità del pubblico. Tuttavia, non possiamo sapere con certezza cosa sia successo e quali siano state le motivazioni dietro al suo apparente disagio. Possiamo solo fare delle ipotesi, basate su ciò che abbiamo visto, su ciò che i media hanno riportato e sulle nostre personali sensazioni. Ma è importante essere cauti, non trarre conclusioni affrettate e rispettare la privacy di Neslihan. Questa storia ci ricorda l'importanza della privacy, il peso della fama e la necessità di non giudicare in modo superficiale. Ci insegna anche che ognuno di noi ha diritto ad avere i propri momenti di debolezza e fragilità, e che non è necessario apparire sempre perfetti e impeccabili. Essere umani significa anche questo, avere delle emozioni, avere delle difficoltà e non aver paura di mostrarle. E voi, ragazzi, cosa ne pensate? Avete altre informazioni? Siete d'accordo con le mie ipotesi? Fatemi sapere nei commenti. Asterisco ulteriori riflessioni e prospettive asterisco. Ora, allarghiamo ulteriormente la nostra analisi. Oltre a quello che abbiamo già discusso, ci sono altri aspetti che meritano una riflessione più approfondita. Asterisco il ruolo dei social media asterisco i social media hanno amplificato enormemente la portata di questa storia. Le immagini e i video sono diventati virali in un istante, generando commenti, reazioni e speculazioni in tempo reale. I social media hanno il potere di diffondere informazioni rapidamente, ma possono anche contribuire alla disinformazione e alla creazione di giudizi affrettati. Asterisco la cultura del gossip asterisco la cultura del gossip è un fenomeno complesso e radicato nella società. Il gossip può essere divertente, ma può anche essere dannoso, soprattutto quando si concentra sulla vita privata delle persone e quando alimenta giudizi negativi. Asterisco l'impatto sulla salute mentale asterisco la pressione di essere costantemente sotto i riflettori e di dover mantenere un'immagine perfetta può avere un impatto significativo sulla salute mentale delle celebrità. È importante che le persone famose abbiano accesso a supporto psicologico e che si prendano cura della propria salute mentale. Asterisco il ruolo dei fan asterisco i fan hanno un ruolo importante nella vita delle celebrità. Possono essere fonte di supporto e ammirazione, ma possono anche esercitare una pressione eccessiva. È importante che i fan siano rispettosi della privacy delle celebrità e che non le giudichino in modo superficiale.
La ricerca della verità nel caso di Neslihan. La mancanza di informazioni ufficiali ha alimentato la speculazione e la ricerca della verità. È importante ricordare che non sempre è possibile conoscere la verità completa e che a volte è necessario accettare l'incertezza. Il concetto di empatia è fondamentale sviluppare un atteggiamento empatico nei confronti delle celebrità. Dobbiamo cercare di comprendere le loro difficoltà e di non giudicarle in modo superficiale. La responsabilità dei media. I media hanno una grande responsabilità nel modo in cui trattano le celebrità. Devono essere cauti nel diffondere informazioni non verificate e devono evitare di creare drammi e sensazionalismi. La forza del perdono. A volte è importante saper perdonare. Anche le celebrità possono commettere errori o avere momenti di debolezza. È importante non giudicarle in modo troppo severo. La bellezza della fragilità. La fragilità è una parte inevitabile dell'essere umano. Accettare la propria fragilità e quella degli altri è un passo importante verso una maggiore comprensione e compassione. Il potere dell'autenticità. In un mondo dominato dalle apparenze, l'autenticità è sempre più apprezzata. Le celebrità che si mostrano autentiche e sincere sono spesso le più amate e rispettate. Il valore della riservatezza. La riservatezza è un valore importante. È importante rispettare la privacy degli altri e non invadere i loro spazi personali. Un appello alla riflessione. Ragazzi, spero che questa analisi approfondita vi abbia offerto nuove prospettive e spunti di riflessione. Il caso di Neslihan Atagul è un esempio di come il mondo del gossip possa essere complesso e pieno di sfaccettature. È importante affrontare queste storie con cautela, rispetto e un pizzico di empatia. Ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio e ciao!